Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di febbraio 2026. Abbiamo la carta della sacerdotessa. Amici della bilancia, è una carta di forte intuizione ed è una carta che riesce a vedere, diciamo così, al di là delle apparenze. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale che dura fino a San Valentino e poi trovate anche i link dei corsi gratuiti presenti sul canale e del corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Comunque è tutto nella descrizione, ragazzi. Partiamo con una regina di denari, un 2 di spade, abbiamo un 3 di spade, un 3 di bastoni, abbiamo la morte, l'imperatrice, e la carta della giustizia. Bene ragazzi, come vedete ho cambiato la stesa, tipologia di stesa. Funziona così. Allora, questa è la vostra energia durante il mese di febbraio e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, mentre per chi avesse una relazione o una persona in testa, quindi indipendentemente dal tipo di relazione che avete, può essere una relazione di lunga data, una semplice conoscenza, può essere una relazione clandestina o senza etichetta, non importa. In un secondo momento andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, ok? Allora, partiamo da questa regina di denari. Abbiamo un cavaliere di pentacoli. E un 7 di spade. Datemi una carta per il 7 di spade. 8 di bastoni. Io sento che potreste essere, ragazzi, in una fase molto titubante, molto guardinga, dove diciamo non fate conoscere tutto di voi di primo acchito, anzi siete persone molto prudenti. Ho come la sensazione che tra l'8 di bastoni e il 7 di spade o ci sia qualche cosa che avete omesso nei confronti di qualcuno, o potrebbe essere come un timido tentativo di approccio. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un 4 di pentacoli e l'appeso. Il 2 di spade mi dice che c'è come un dubbio, avete un dubbio. Non so se questo dubbio riguarda quello che non avete detto, quello che tenete per voi, quello che per voi è riservato. Non è che necessariamente debba essere una bugia, semplicemente può essere anche il fatto che magari siate un po' o parecchio riservati e che quindi non comunichiate del tutto magari le vostre intenzioni.
Devo dire che con il 2 di spade è come se ci fosse qualche dubbio. Ora, c'è un cavaliere di pentacoli all'inizio della lettura. Può essere che qualcuno abbia adocchiato una persona. Se per caso non avete adocchiato nessuno fino ad adesso, sento che entro la prima metà del mese potrebbe effettivamente affacciarsi qualcuno. Vi dico, c'è anche l'appeso di nuovo, quindi qui ho la sensazione che siate un po' sulle vostre, siate in zona autoriflessiva, sia con il 2 di spade che con la sacerdotessa. Probabilmente non siete tanto disposti ad aprirvi al mondo esterno, però è anche vero che con la carta dell'appeso c'è come la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, diciamo di avere quella visione che con il 2 di spade non si ha. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo la stella e un fante di pentacoli. Potreste avere dei nuovi obiettivi. Io sento che una persona, ragazzi, potrebbe veramente entrare nel prossimo periodo. Il punto qual è? Mi viene da dire, sì, voi siete riservati, siete guardinghi, siete sulle vostre, non siete proprio di quelle persone che magari dicono tutto e subito, si fanno scoprire un po' per volta o scoprite l'altra persona un po' per volta, però io ho come la sensazione che ci sia un obiettivo più elevato per voi. Questo 3 di spade mi dice che in qualche modo o avete ancora una sofferenza che vi piacerebbe lasciare andare o qualcuno potrebbe avere come questo senso di sacrificio per ottenere qualche risultato. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Fante di coppe e 7 di coppe. Allora, io ho come la sensazione che per qualcuno i tempi siano immaturi per iniziare a fissare nuovi obiettivi, per iniziare a pensare devo sacrificare parte del mio tempo per stare con questa persona, devo sacrificare parte dei miei hobby per stare con questa persona. Cioè, diciamo, prendetela un po' più con calma, mi viene da dire. Già siete. Qui in realtà sento che la prudenza non è tanto inerente a quello che provate voi, ma è inerente a quello che esce dalla vostra bocca. Cioè è come se foste ben oculati con quello che dite. C'è la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e fissare anche nuovi obiettivi. L'unica cosa che mi sento di dirvi è che con questo fante di coppe, 7 di coppe, potrebbero essere obiettivi un po' troppo utopici, un po' troppo elevati per questo momento di vita per voi. Il 7 di coppe è una carta che ci parla di illusioni, di qualcuno che ha un po' la testa tra le nuvole, quindi ho la sensazione che questo tipo di progetto di cui ci parla il 3 di bastoni possa essere effettivamente un po' troppo fuori dalle righe in questo momento della conoscenza. Andiamo a vedere la morte. Abbiamo una regina di pentacoli che avevate già a inizio lettura e il sole. Io credo che le carte vi vogliano dire, soprattutto se queste due carte qui fanno riferimento a qualche conoscenza online, dove magari vi siete solo sentiti via chat e non vi siete neanche visti, con questa carta io ho la sensazione che dobbiate un po' cambiare il modo di porvi nei confronti dell'altro o dell'altra e soprattutto il consiglio che vi danno è quello di uscire, di sperimentarvi, vivervi, conoscervi nel mondo reale, mettiamola così. Se fosse una persona che avete conosciuto o che conoscerete già nel mondo reale, sento che avete come bisogno di vedere questa persona in mezzo alla gente, come si comporta, cosa fa, come si atteggia, magari, non lo so, sceglie un tavolino in mezzo al ristorante oppure uno un po' più appartato. Cioè è come se ci fossero dei dettagli che voi avete bisogno di identificare e piano piano, diciamo così, creare quella sensazione di fiducia tra voi e l'altra persona.
È come se doveste prima diventare amici e poi questa cosa potesse diventare qualche cos'altro. Andiamo a vedere l'imperatrice. Wow, amanti. E 3 di bastoni che avevate già qui. Quindi secondo me, ragazzi, effettivamente un qualche cosa di concreto può esserci con questa persona. La carta degli amanti è una carta di amore corrisposto, è una carta di amore in equilibrio. L'imperatrice è una carta di concretezza, di qualche cosa che finalmente prende corpo, mi viene da dire. Sì, probabilmente dovete passare da questo lato amicizia. Andiamo a vedere la giustizia, perché la giustizia è una di quelle carte. Allora, 10 di bastoni, 6 di coppe, 8 di coppe e 5 di bastoni. Allora, credo che con la giustizia alla fine della lettura ci sarà come una regolarizzazione dei conti, ovvero di solito è una carta che parla di contratti, quindi potrebbe esserci un'ufficializzazione di qualche cosa. Datemi una carta per l'otto di coppe. Mm. 7 di pentacoli e temperanza. Allora, mi viene da dire, accontentatevi di quello che c'è, perché già qui abbiamo amanti e 3 di bastoni, l'imperatrice che anche lei è un 3, quindi si parla di progettazione, di creazione, di crescita, di abbondanza, di prosperità, però quello che dicono qua le carte è di portare pazienza che le cose si sviluppino, di portare pazienza perché avete come bisogno di vedere l'altra persona nel mondo reale e siccome c'è anche un 5 di bastoni, vi dico questa cosa, è come se aveste bisogno di vedere come litiga l'altra persona. Sapete, no, che in base a come si litiga capite di che pasta è fatta l'altro o l'altra. Va bene, andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Wow, partiamo subito forte con gli amanti. Cavaliere di spade. Questa persona potrebbe già nutrire qualche cosa per voi. Diavolo. Nove di spade. Come se ci fosse una sorta di preoccupazione per il futuro. 5 di coppe, forza. E asso di coppe. Voi non lo vedete, ma io sto sorridendo perché sono molto contenta di questo asso di coppe. Allora, diciamo che, come vi ho detto prima, avendo la carta degli amanti all'inizio, secondo me questa persona può già provare qualche cosa. Qui avevamo un cavaliere di pentacoli, quindi può essere che sia una persona guardinga, che non si esponga subito del tutto, anche se poi in realtà con questo cavaliere di spade credo che potrebbe esserci come uno scatto in avanti, un movimento ben determinato da parte di questa persona nei vostri confronti. Andiamo a vedere gli amanti. L'una e 2 di bastoni. Sì, io sento che questa persona prenderà un po' il coraggio, infatti poi qua c'è anche la forza tra l'altro. Prenderà un po' il coraggio a due mani e ho come la sensazione che si farà avanti in febbraio. Giustizia, e voi ce l'avete qua alla fine. Secondo me questa persona vuole forza. Secondo me questa persona vuole qualche cosa con voi, lo vuole fortemente. Vi dico, avendo la carta degli amanti, secondo me c'è già un sentimento. Ora va bene che la carta degli amanti, ma non parliamo già di amore. Magari per qualcuno sì, dipende dal livello di relazione che avete, se è già profonda, se è già da un po' che vi frequentate, però c'è qualcosa. C'è qualcosa che spinge questa persona a essere molto determinata
nel farsi avanti con voi. Io ho come la sensazione con questa giustizia e con questa forza che effettivamente potrebbe arrivare un'offerta, potrebbe arrivare una, ehm, diciamo, una richiesta di regolarizzazione, cioè come chiedere quali sono le regole del gioco, a che cosa stiamo giocando, in che cosa siamo dentro e in che cosa siamo fuori, che cosa prevede questa nostra conoscenza o amicizia. Andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo un asso di pentacoli e un matto. Quindi devo dire che questa persona ha voglia di avervi. Sento proprio che ci sono due carte di nuovi inizi. È anche vero che c'è il diavolo, adesso lo andiamo a vedere. Penso che faccia più riferimento o a un tipo di controllo che, che questa persona vorrebbe o potrebbe avere nei vostri confronti, oppure mi parla di passione. Siccome anche il matto è una di quelle carte che parla di avventure, di storie, di flirt, ho la sensazione che con questa persona, ragazzi, potrebbe esserci come una grande e forte chimica e un desiderio da parte di questa persona di avervi, eh. Andiamo a vedere il 9 di spade, 3 di coppe, 3 di coppe, ruota della fortuna e 7 di bastoni. Io ho come l'idea che la vostra persona di interesse possa essere preoccupata per un qualche cosa che è successo nel suo passato. Ora dipende se è una persona nuova, dipende dalla situazione che avete, però potrebbe anche essere qualche cosa che è già successo tra di voi. Siccome c'è un 3 di coppe, per qualcuno potrebbe essere una tentazione extra, potrebbe essere stato un tradimento vero e proprio. Vi dirò, voi avete il 3 di spade, quindi non nego che potreste essere voi quelli ad avere come un altro interesse, quindi magari essere interessati a due persone diverse, e questa persona sento che potrebbe essere Gemelli o Capricorno, giusto per darvi, o Leone, giusto per darvi degli input. Però tenete sempre presente che i segni zodiacali sì, contano, ma relativamente, perché poi se per esempio la persona è Scorpione, ascendente Bilancia e poi ha tutti i segni zodiacali in Ariete, sarà molto forte l'energia dell'Ariete di quella persona, ok? Quindi come vi posso dire, non vi attaccate troppo ai segni zodiacali che dico. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Temperanza e mondo. Ho come la sensazione che questa persona debba lasciarsi indietro un qualche tema. Il 7 di bastoni mi dice che è sulla difensiva, comunque, probabilmente è per quello che o voi o questa persona siete molto prudenti. Vi dico, in realtà sento più voi perché questa persona con il cavaliere di spade arriverà ad un certo punto dritto verso l'obiettivo. Credo che esprimerà anche il suo interesse nel diventare più intimi con voi, però è anche vero che questa persona ha come un vuoto da dover riempire. Ora, se è tanto tempo che siete insieme, questo 3 di spade potreste essere stati voi a causarlo a questa persona, e quindi ecco perché il 5 di coppe. Però io ho come l'idea che abbia un capitolo da chiudere nella sua vita. Andiamo a vedere la forza. Re di pentacoli, quindi secondo me questa persona si butta, farà un passo importante, morte e 4 di pentacoli. Io credo che non vi voglia perdere e che quindi trasformerà il suo modo di fare. Se per esempio per voi questo cavaliere di spade è troppo irruento, troppo arrogante, troppo veloce, troppo, questa persona si ridimensionerà, avete la morte, quindi trasformerà
in qualche modo il suo modo di fare, il suo modo di porsi, il suo modo di corteggiarvi, però è un re di pentacoli, qui avete la regina di pentacoli, quindi io credo che come arrivi al vostro stesso livello. Andiamo a vedere un asso di coppe. Nove di spade e fante di coppe che avevate già qui. Io credo che questa persona vi faccia venire dei dubbi sul tipo di relazione che potreste intraprendere. Vi dico, secondo me c'è una differenza di età, uno dei due è più giovane. Se voi siete le donne, può essere che l'uomo sia più giovane, o anche in una relazione omosessuale, se voi siete le persone che, diciamo, incarnano di più l'energia femminile, l'altra persona è quella che incarna di più quella maschile. Guardate, finiamo con un asso di coppe. Io ho la sensazione che qualche cosa di bello può nascere. Più che tutto siete voi, secondo me, che siete un po' titubanti, però avete qui la sacerdotessa, vi dice guardate nel lungo periodo. La sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato, cioè ci sono le due colonne e non importa se una sia giusta e l'altra sbagliata, cioè non importa se una cosa sia in un modo o in un altro, il punto è che è così. Quindi non importa se questa persona vi sembra, come vi posso dire, giusta o sbagliata in alcuni suoi atteggiamenti, e che la persona è così. Vi dico, ci sono due fanti di coppe, potrebbe esserci come una componente di immaturità, e quindi è per quello che magari avete come bisogno di conoscere meglio questa persona, di diventare amici. Ecco, l'unica cosa che vi dico è non trasformatevi nella madre di questa persona. Andiamo a vedere qualche oracolo. Benedetti, carta numero 22. Questa carta vi dice che siete in qualche modo benedetti. Tenete presente che avete... Dov'era? La giustizia qui e la giustizia qui. Gli amanti, fatemi vedere che altro, c'era anche una temperanza da qualche parte qua. E in questo caso si può proprio dire come se ci fosse un angelo custode che veglia su di voi. Per qualcuno potrebbe essere una persona che non è più su questo piano. Carta numero 6, non è per voi. Ullala. Quindi vi invitano a guardare nel lungo periodo di nuovo con questa sacerdotessa. Valutate tutto. Magari può esserci una forte chimica, vediamo qui, potrebbero esserci anche i fuochi d'artificio, mi viene da dire, in orizzontale. Però poi alla lunga questa persona potrebbe avere parecchie differenze rispetto a voi, soprattutto se c'è una componente di diversità che potrebbe essere l'età o il tipo di maturità emotiva, non tanto quella mentale, ma quella emotiva. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Prima di tutto ama te stesso, il rispetto di sé rende più romantici e attraenti. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche affrontare per conto vostro come autodidatti nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti ed è importante, ragazzi, lavorarle, perché è inutile fare i lavori con la legge di manifestazione o di attrazione sull'amore, per esempio. Se io ho la credenza limitante di non meritare amore, posso stare anni cercando di attrarre il mio amore, ma non arriverà mai, perché io di base credo di non meritare. Quindi è molto interessante fare il lavoro sulle credenze limitanti. Tenete presente che in quella parte io parlo anche di altri temi: metafisica, metamedicina, i chakra, la kundalini, risvegliare il terzo
occhio, piuttosto che come si vede nell'etere, l'alto astrale, il basso astrale, insomma, ci sono una serie di informazioni molto importanti secondo me, soprattutto se siete streghe in via di risveglio o maghi in via di risveglio. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, sono 4 playlist per ora, sono lilla, hanno la copertina lilla e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché ci sono alcuni concetti che spiego nella playlist 1 che poi riprendo nella 3, però se saltate da una all'altra poi i concetti di base mancano, quindi rischiate che non capite più niente. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!